Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, cogliendo al volo l'opportunità di trattare uno degli archetipi più controversi dalla community del formato, costruito da un deck builder, Andrea Aldrazzi, che si è lanciato in un'impresa da molti ritenuta inconsistente. Già in passato ci è capitato di trattare liste strane, con un deck builder tanto innovativo da far storcere il naso a più di un giocatore, ma alla fine sono stati i risultati a confermare la bontà di certe intuizioni, come è avvenuto per questo archetipo, che va a sfruttare un comandante molto particolare. Una leggendaria versatile che offre effetti così potenti da venire persino bannato dall'EDH, mentre in Centurion trova in questa build, che vi andremo a descrivere in questo primer, un modo tutto nuovo di essere sfruttato al meglio, uscendo dagli schemi e dalle consuetudini del passato. Questa volta vi parleremo di Golos, Tyler's Pilgrim, nella versione Affinity. Abbiamo a che fare con una creatura che offre diverse abilità interessanti in un mix che sulla carta permette dei vantaggi rilevanti, oltre a un'identità colore pentacolare che ci offre un deck building variegato e complesso, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana generici abbiamo un esploratore con forza 3 e costituzione 5 e 2 abilità, tutte molto interessanti in un formato a 100 carte. La sua prima abilità dichiara: quando Golos, Tyler's Pilgrim entra nel campo di battaglia, puoi passare in rassegna il tuo grimorio per una carta terra, metterla sul campo di battaglia tappata, poi rimescolare il tuo grimorio. Mentre nella seconda abbiamo: paga 2 mana generici, uno bianco, uno blu, uno nero, uno rosso e uno verde. Esilia le prime 3 carte del tuo grimorio, puoi giocarle in questo turno senza pagare il loro costo di mana. In passato abbiamo già trattato questo generale con una lista che valorizzava al massimo la sua seconda abilità, per castare gratuitamente delle spell costose, grazie al suo effetto e all'utilizzo intensivo di tanto mana colorato. Ma se invece di puntare a questa strategia, provassimo un'altra strada? Il suo costo di casting colore e la sua prima abilità ci permettono di fatto di accantonare questo approccio per un utilizzo delle sue tech differente, valorizzando una tipologia di permanenti versatili, gli artefatti, che con le loro sinergie ci possono offrire giocate molto redditizie. Un gameplay completamente stravolto rispetto al passato, dove Golos, Tyler's Pilgrim diventa un grimaldello per sfondare le difese avversarie, a volte semplicemente con il suo ingresso proficuo. Se da un lato Golos, Tyler's Pilgrim offre delle abilità molto potenti, e in questa build il suo costo di cast generico la vera chiave di lettura su cui puntare, per una lista che di pentacolare ha solo il nome e una quota minimale di magie di contorno. E se nei fatti l'85% del mazzo è basato su carte dal costo di cast in colore, l'intera build potrà valorizzare al meglio una serie cospicua di artefatti, a partire da alcune creature, Aethersworn Sphinx e True Monitor, che utilizzando l'affinità con questi permanenti possono entrare presto per un value di tutto rispetto. Ad affiancare queste carte, che ci possono offrire molto sin dai primi turni, inseriamo Vulcan Engine, un'altra creatura molto versatile e sinergica con le 99, che molto presto potrà mettere in crisi più di un avversario, anche perché è in grado di riproporsi come 2 token dalle keyword splittate molto golose. Tra le poche creature presenti in questa build annoveriamo anche Ornithopter of Paradise, che con la sua capacità di offrirci mana di qualsiasi colore, un plus che va a nozze con la seconda abilità di questo comandante, ed è proprio su questo aspetto che ruota alla fine questa lista molto strana. Già, perché è vero che il generale ci offre un ETB per tutorarci una terra che potrebbe sulla carta stabilizzarci la mano, ma un effetto singolo che potrebbe trovare anche diversi ostacoli, mentre se abbiniamo una serie di sassi a basso costo potremo ovviare, meglio, a questo frangente, grazie a Kane Signet, Chromatic Lantern, Coalition Relic, Cold Steel Earth, Featherwall Stone, Jewel Amulet, Lotus Petal, Milestone, Mox Opal e World Power Stone. Un effetto ramp enorme, buono per castare in fretta il generale e tutto quello che nella lista costa anche molto mana, ma spesso ha un costo di mana generico elevato, senza contare che inseriremo per ottimizzare al massimo la curva mana tutti i talismani che sono presenti nel formato. Capite bene che con tutti questi sassi il board sarà ricolmo di artefatti, che ci daranno accesso a molto mana, in colore o colorato alla bisogna, sostenendo il cast di carte atipiche in grado di sfruttare il generale o altri permanenti presenti in campo, a partire da Phyrexian Metaphor, Cursed Mirror e Sculpting Steel. Bersagliare qualcosa sarà piuttosto facile, così come valorizzare il Duplicant, altra creatura artefatto versatile con un effetto esilio che può farci molto comodo, senza contare che potremo sostenere con facilità il suo costo di cast, non certo leggero. E visto che molto nel nostro gameplay si basa sul mantenere in campo il comandante o altri artefatti chiave, utilizzeremo alcune protezioni come Spellskite, Lighting Grease e Welding Jar, così da garantirci la giusta resilienza alle interazioni avversarie. Con tutti questi artefatti possiamo anche sfruttare carte tipiche come Jack-o'-lantern, ottenendo in un sol colpo una fonte di mana colorato, spezzo prezioso per la seconda abilità del generale, o un effetto di esilio dal cimitero avversario, spesso utile per certe mestizie presenti nel formato.
Con tutti questi artefatti, spesso in grado solo di produrre mana, non sembrano intravedersi delle chiusure consistenti. Invece, grazie a carte come Girapod Aether Grid e Antiquities War, emergono dal nulla tech in grado di generare così tanti danni da annichilire chiunque, persino chi fa del life gain il suo punto di forza. Questo telaio a prima vista non sembra aver bisogno di sfruttare la prima abilità del nostro generale, perlomeno per non stabilizzare i colori in campo, ma è estremamente utile per cercare qualche Terra Utility, tra le molte presenti nel formato, con Blast Zone, Buried Ruin, Cavern of Souls, Treasure Vault e Urza Saga, come potenziali bersagli papabili. Già qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, ottenendo con un singolo ETB un vantaggio utile nel momento del bisogno, ma ci sono altre carte che possono soddisfare esigenze specifiche in base al contesto del momento, ottimizzando Golos al meglio. Pensiamo a Crumbling Vestige per avere un mana extra colorato al volo, o Phyrexian Tower per uno strumento di sacrificio in extremis del generale contro gli effetti Prison, a Skyline Cascade per un tap effect utile a stoppare il nemico, o a Vesuva e Thespian Stage capace di copiare altre terre presenti in campo. Queste sono solo alcune delle tech implementabili, ma a queste affiancheremo tutte le terre artefatto, vecchie e nuove, che possono aumentare la conta degli artefatti in campo, ma come vedremo in seguito darci una protezione dalla loro distruzione da non sottovalutare. Con tutte queste tech, alcune delle quali necessitano del sacrificio della terra in questione, abbineremo Crucible of Words e Expedition Map, così da aumentare i mezzi per abusare anche di questi permanenti, ottenendo così un ulteriore piano di gioco, sgusciando da eventuali ostacoli dell'opponente. Tutto il mana che avremo a disposizione lo andremo a sfruttare al meglio con un'altra tipologia di permanenti, i Planeswalker, scegliendo il meglio in grado di interagire con gli artefatti, con Daretti Scrap Servant, Karn Shorn of Wunza, Tezzeret the Seeker, Ugin the Ineffable e Ugin the Spirit Dragon. Un modo altrettanto efficace di valorizzare questa build, che approccia le partite non solo sfruttando al meglio questo Golos Tyler Spingrim e le sue abilità, ma tutti i piccoli vantaggi che ci offre la sua natura pentacolare, oltre a un costo di cast generico, abusabile nei modi più disparati. Se da un lato questa build estremizza il concetto di affinità agli artefatti, non solo per le poche creature che ne possono approfittare, ma per tutta una serie di tech che insieme a Golos, Tyler Pilgrim abusano del mana incolore e di questi permanenti, dall'altra dobbiamo gestire le giocate avversarie, al meglio dei colori a disposizione. Un'azione di contrasto che inizia con qualche tap effect, già intravisto tra le terre utility presenti nella build, con Pacification Array e Tumble Magnet, utile a rallentare le creature con haste e in generale gli aggro veloci del formato. A questi elementi integreremo i nostri effetti stacks con Ezrein Bridge, Pidin Needle e Tangle Wire, che sono vitali verso determinati avversari e ci possono donare tutto il tempo necessario per costruire il nostro piano di gioco. Cosa veramente sarà in grado di mettere la parola fine a molti opponenti saranno le nostre strategie di land destruction, perpetrate con Armageddon e Boom Burst, che ci potranno anche non danneggiare visto il numero di terre indistruttibili e di sassi che noveriamo nella lista. Sempre nell'ottica di colpire più il board avversario che il nostro, con un occhio al costo di cast tendenzialmente incolore, aggiungeremo alcune vratte, Holis Dust e Toxic Delage, e un bounce effect, Washout, scegliendo tra quelli efficaci anche con la seconda abilità del comandante. Anche per le removal saremo attenti a introdurre solo quello che ha un costo di cast di mana colorato e ridotto all'osso, con Metal Golem che sarà abusabile anche grazie a Daretti Scrap Servant e ai vari tutori di artefatti, oltre a una serie di spell specifiche, Beast Weaving, Dismember e Generous Gift. A queste tech affiancheremo alcuni incantesimi, Imprison in the Moon e Song of the Dryads, e un artefatto, Breed Refugee, sempre però con lo scopo di poter bersagliare qualsiasi tipo di permanente, così da avere sempre ampi margini di manovra nella nostra azione di contrasto. L'idea alla base di questa build, ideata attorno a Golos Tyler Pilgrim da parte di Andrea Eldrazi, nasce da una carta specifica che valorizza al massimo gli artefatti, senza permettere grossi spazi di interazione ai nostri avversari, Urza Saga. Serviva a qualcosa per valorizzare al massimo questa terra, che sta trovando un enorme impiego nei vari formati Eternal, che hanno accesso a questa nuova tech. E cosa c'è di meglio anche di un generale capace di tutorarla al suo ingresso per enfatizzarne il potenziale? Da qui l'idea di costruire una build innovativa, che ha dalla sua una grande stabilità nell'azione, con poca necessità di mulligan e una serie di ramp effect considerevole da fare invidia ai mazzi land a base verde che imperversano nel formato. Una build molto particolare, complessa, che richiede anche delle scelte atipiche, persino estreme, e che trova in questo Golos Tyler Pilgrim l'artefice del suo successo, a dispetto di alcune scelte così strane da far storcere il naso a più di un purista del formato.
L'archetipo ideato da Andrea Eldrazi, costruito intorno a Golos Style Pilgrim, ci va a proporre delle sinergie e un generale approccio al gioco molto diverso da quanto visto in precedenza, anche in virtù della considerevole mole di artefatti presenti nella lista. Si punterà quasi sempre a restare sulla difensiva, sfruttando i numerosi pali e le sinergie offerte dai permanenti a disposizione, puntando a chiudere con pochi e ben assestati attacchi grazie a quello che ci offre la lista sul fronte dei bittanti. Il nostro generale si preoccuperà in prima battuta di fare il tutore per le terre utility che abbiamo nel nostro arsenale, così da trovare una risposta adatta a quello che necessita la situazione nel momento, mentre ci prepariamo ad accumulare molto mana per ogni evenienza. La seconda abilità di Golos sarà solo una risorsa da usare in extremis, visto che la randomicità che la contraddistingue spesso non pagherà gli sforzi, vista anche la tipologia di densità presente nel mazzo, soverchianti in sassi e artefatti dal costo esiguo. Insomma, Golos Style Pilgrim è più un grimaldello, un tutore per la nostra mana base, che risulta anche piuttosto economica nonostante siamo di fronte a un pentacolare, merito del comparto artefatti, votato quasi completamente a darci mana e rendere la vita degli opponenti impossibile. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Golos Style Pilgrim si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano dai tavoli da gioco. Un archetipo così particolare, con un approccio che sfrutta un generale sia per effetti di ramp sia di cast alternativo, può trovare veramente pochi ostacoli sul cammino, a meno di incappare in build con una forte propensione a contenere vratte globali contro gli artefatti, parte imprescindibile di questa lista. Ad esempio, verso mazzi capitanati da Kroxa, Titan of Deathbringer, i suoi effetti di discarto non ci colpiscono più di tanto, se saremo capaci di piazzare in campo abbastanza artefatti e terre per soddisfare la seconda abilità di Golos, bypassando completamente il suo hate. Di certo soffriremo gli aggro veloci, visto che necessitiamo di un setup iniziale, prima di poter castare il nostro comandante. Ecco perché le interazioni e alcune tech si concentrano a rallentare questi archetipi, esplosivi nelle prime fasi del match. Per il resto siamo sufficientemente solidi nella nostra azione, capitanati da questo Golos Style Pilgrim che ci offre diversi angoli di azione, un'ampia scelta e personalizzazione, oltre a delle tech che spaziano su vari fronti per poter chiudere i giochi in nostro favore. Sul fronte delle implementazioni di questa lista costruita intorno a Golos Style Pilgrim, secondo Andrea Eldrazi, ci sono, ovviamente, vista la natura di questo archetipo, molteplici possibilità di personalizzazione, anche se alcune di loro sono a suo avviso meno efficaci di altre. Inizialmente il nostro deck builder aveva sperimentato una variante combo utilizzando Paradox Engine come enabler, che ben presto ci avrebbe permesso, in sinergia con il comandante, di avere accesso a una considerevole quantità di mana da sfruttare agevolmente con Golos. Questa scelta, dopo numerosi test, è stata alla fine abbandonata, non per una mancanza di efficacia, ma per il desiderio del player di ottimizzare il core delle strategie a base artefatti, presenti nell'archetipo attuale, che valorizza solo in parte, in determinati contesti, la seconda abilità del generale, troppo randomica per risultare vincenti in ogni situazione. Abbiamo concluso questa complessa disamina. Ringraziamo Andrea Eldrazi per averci illustrato il suo archetipo, sul quale si sono mosse molte discussioni, anche accese, ma che alla fine dei conti, risultati alla mano, mostrano un modo tutto nuovo di giocare gli artefatti e questo generale. Se volete una build fuori dagli schemi, in grado di adattarsi al gusto personale e perché no, anche piuttosto budget, questo Golos Style Pilgrim potrebbe fare al caso vostro. Tenete solo presente che faticherete non poco a convincere i vostri amici di quanto sia buono il suo gameplan. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Card Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.